Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di Esport Sim, un'azienda italiana, un'azienda siciliana, un'azienda che è nata dalla passione di tre amici che lavoravano in campi dell'industria, che hanno deciso di unire le loro forze, di unire le loro conoscenze per creare un prodotto per il loro hobby di altissimo livello. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare di Esport Sim, un'azienda che al momento produce un volante formula, l'unico credo ad oggi al mondo compatibile con PC, console, Xbox, PlayStation, veramente con tutto l'immaginabile, tanto da renderli già conosciuti a livello internazionale. Ma ragazzi, andiamo con ordine. Il packaging con cui mi è arrivato è veramente molto curato, manderò tutte le immagini per farvelo vedere nel dettaglio, ma i colori, la cura anche della scatola vi fa subito capire a che livello di attenzione i ragazzi di Esport Sim sono arrivati. All'interno della confezione troverete un set di brugole che servirà per montare il quick release e varie regolazioni, un pennino che servirà per il touch del monitor, dei set di viti a secondo del quick release che avrete scelto, a secondo se lo utilizzate su console, PlayStation o PC, o magari come nel mio caso se vi arriverà anche con il podium shifter. Ed è stata anche per me la prima occasione per poterlo provare, ma ve ne parlerò più avanti. Sempre all'interno della confezione troverete l'alimentatore che andrà ad alimentare l'intero volante, a cui è connesso un doppio cavo sia con un connettore, in questo caso a baionetta, quello che si andrà direttamente a collegare al volante, e sia un connettore USB che dovrete collegare al vostro PC. E poi ragazzi, naturalmente, il volante. Veramente, veramente bello. Quando ho aperto la scatola sono rimasto veramente a bocca aperta perché a livello estetico è davvero molto bello. I ragazzi di Esport Sim ci tengono a precisare che non è un replica. È un volante studiato per l'utilizzo con auto Formula, con l'utilizzo soprattutto di Formula 1. Perché è un volante che ha veramente un numero di funzioni esagerato, ragazzi. Ma entriamo subito nel dettaglio su quelli che sono gli aspetti che più mi hanno colpito. Inizierei con le impugnature in gomma presso fusa. Ragazzi, probabilmente la gomma che vi dà quel senso di grip, di qualità forse più alta che ho mai provato. Lo so ragazzi, la gomma è gomma ma non è proprio così, perché effettivamente questa ha un livello di porosità veramente molto piacevole, che dà anche con le mani un grandissimo grip, ma in più non lascia residuo di nessun tipo. Quando ci passate sopra ci strofinate le mani, anche a mani nude, e non si rovina in nessun modo. Ho parlato infatti con i ragazzi di Esport Sim e mi hanno detto che la gomma utilizzata è resistente a tutto, ma io è oltre un mese che lo provo, ragazzi, vi dico, non si è rovinato per niente. È veramente veramente bello. Arriviamo al corpo del volante. Tutto è montato su una lastra di carbonio da 3,5 mm. Nella parte sopra c'è una seconda lastra che dà anche questi giochi di linea, sempre di carbonio da 3 mm, che dona una linea molto molto carina a questo progetto. È un volante che monta un set di 15 LED nella parte alta e una serie di 3 LED ai lati dello schermo, naturalmente per configurare bandiere, giri motori e veramente tutte le funzioni che possono esserci in un'auto da Formula 1. Lo schermo utilizzato è uno schermo capacitivo. Noi siamo abituati ai nostri schermi dei cellulari che sono resistivi. In questo caso i ragazzi di Esport Sim mi hanno spiegato che hanno scelto questo genere di schermo qui per una questione di settaggi un pochino piccoli che possono esserci da fare sullo schermo, soprattutto per la prima configurazione, ma ve ne parlerò più avanti, con cui in realtà poi dovrete utilizzare il loro pennino, ma già ve l'ho fatto vedere prima. E naturalmente con questo genere di schermi si riesce a essere un pochino più precisi, diciamo molto più precisi, a livello di dove andrete a toccare, ma anche di questo ve ne parlerò un pochino più avanti. Come vi ho detto, schermo da 5 pollici 800x480, molto risoluto, si riesce a vedere veramente con molta nitidezza
tutte le funzioni che potrete selezionare direttamente dal vostro volante. Naturalmente parliamo di un sistema di illuminazione per i LED dimmerabile e questo si può fare, ragazzi, tutto direttamente tramite il software interno al volante, ma naturalmente, come vi ho detto, ve ne parlerò un pochino più avanti. Entriamo nello specifico di quella che è la dotazione di pulsanti. Ragazzi, anche in questo caso qualità ai massimi livelli. Io cercherò di farvi capire il tipo di feedback, anzi ve lo faccio anche sentire, che hanno questi pulsanti molto piacevoli, hanno un'ottima resistenza, un'ottima corsa, ragazzi, molto molto belli. Sono 10 pulsanti nella parte frontale e 2 pulsanti nella parte retro, tutti configurabili poi all'interno dei vostri giochi. Ma la cosa che più mi ha stupito, ragazzi, sono questi encoder. Hanno uno scattino veramente definito, sono encoder assoluti, tutti encoder assoluti a 12 posizioni, che possono essere configurati a secondo che avrete la versione stock o la versione pro, o come destra-sinistra, quindi aumentare e diminuire, oppure per ogni singolo scatto potrete andare a definire una funzione. Le cover scelte per questi encoder sono cover in stampa 3D, in questo caso sono stampa 3D SLS, il tipo di stampa 3D probabilmente più costoso che c'è e che offre un tipo di rigidezza ai massimi livelli. Infatti è un tipo di stampa che viene utilizzata anche per la costruzione di componenti per autoveicoli e motoveicoli, ma veramente ha una resistenza pazzesca, tant'è che gli ha permesso di creare un tipo di design, soprattutto per questo genere di encoder qui. Come vedete ci sono queste alette molto fine, ma davvero molto resistenti. In più questo genere di alette offre un tipo di grip quando l'andate a muovere molto molto piacevole. Tutti gli encoder hanno un feedback pazzesco, ragazzi. In più, ragazzi, mi immagino i ragazzi di Sportsim che si sono messi uno per uno ad attaccare gli adesivi all'interno di questi encoder. Ragazzi, ci vuole del tempo ed è tutto tempo dedicato al loro prodotto, al loro gioiellino. Quindi, come vi ho detto, troviamo 4 encoder assoluti nella parte centrale del volante e altri 4 encoder che sono utilizzabili tramite il pollice. Probabilmente l'utilizzo con il pollice rende il tipo di movimento quando dovete andare a settare qualcosa molto semplice, perché non serve staccare le mani dal volante. Entro già un pochino più nello specifico per quanto riguarda l'encoder centrale, che a differenza degli altri è il cuore pulsante di questo progetto, perché a secondo della posizione dove lo andrete a mettere attiverà determinate funzioni all'interno di questo volante, ma ve ne parlerò un pochino più avanti. Arriviamo alla parte della back cover. In questo caso è in plastica a iniezione. Ho chiesto ai ragazzi come mai hanno scelto questo tipo di soluzione che comunque rende l'aspetto visivo molto piacevole, ma come mai non hanno scelto magari delle back cover in alluminio. Mi hanno spiegato che questo tipo di scelta è stata fatta anche per ridurre ai minimi termini quello che è il peso di questo volante. Ma naturalmente tutta la parte dove si andrà ad agganciare il quick release è tutta in metallo ed è connessa direttamente alla parte frontale. Tutto questo per la massima rigidità. Come vi ho detto, questo volante è compatibile anche con le console, quindi è possibile utilizzarlo sia con volanti Trasmaster, e questo vi verrà fornito con un quick release che verrà montato direttamente sulla base senza ulteriori cavi e verrà riconosciuto direttamente dalle vostre basi. Per quanto riguarda invece Fanatec, vi viene fornito un Universal Hub con cui potrete utilizzarlo. Naturalmente in fase di acquisto andrete a scegliere il modello più indicato per voi. Nella parte dietro ci sono poi sempre questi 2 pulsanti configurabili, carini anche gli adesivi e Sportsim, la bandiera dell'Italia, che rendono molto piacevole a livello visivo tutto questo progettino. Arriviamo adesso poi a un'altra chicca: potete scegliere la configurazione di questo volante sia con i paddle progettati e creati da Sportsim oppure con i paddle shifter Podium. Vi voglio parlare inizialmente di questi perché sono veramente fatti in maniera eccellente. Corsa molto breve, rigidità ai massimi livelli. Ragazzi, non hanno gioco da nessuna parte. Pazzeschi. Un'ottima resistenza al cambio. In più aggiungerei insonorizzati, perché nella parte interna, vedo se riesco a farvelo vedere, ci sono questi gommini e questo è il rumore che fanno. Anche sotto questo punto di vista, ragazzi, veramente ben realizzati. In più, nel giunto del movimento
abbiamo un cuscinetto sferico a bagno d'olio, questo per rendere ancora più fluido anche questo mezzo centimetro di movimento. Ragazzi, probabilmente anche in questo caso tra i migliori che ho mai visto. L'unica cosa che cambierei probabilmente è la linea, mi sarebbe piaciuto averli un pochino più smussati perché sono molto squadrettati come linea, ma veramente la realizzazione meccanica pazzesca. Sempre nella parte del paddle abbiamo una paletta in carbonio sempre da 3 mm. In questo caso da davanti potrete, vediamo se riesco a farvelo vedere, sì, potrete andarla a spostare tramite quelle due piccole viti nella parte più esterna o nella parte interna. Io ragazzi non vi nego che non l'ho per niente toccata perché già così di base a livello di impugnatura io l'ho trovata già ottima per le mie mani. Come vi ho detto potrete scegliere di montare anche il podium shifter. Questo qua dovrete andare a smontare la cover dietro, scollegare i due connettori e c'è il connettore diretto alla scheda madre per i podium shifter. Anche questo si fa veramente in pochi minuti, ma vi manderò video per farvi vedere tutto sempre nel dettaglio più assoluto, ma vi assicuro che potete farlo tranquillamente a casa vostra. Sempre nella parte dietro troviamo il connettore che è già collegato alla parte dietro del volante, in cui c'è un cavo spiralato con un connettore a baionetta. Ma anche il tipo di cavo, tutto realizzato molto bene. Nel caso della versione che è stata mandata a me per SyncCube 2, nella parte dietro abbiamo i fori per collegare il quick release del SyncCube 2 che hanno un interasse da 70 mm. Nel caso decidete di prenderlo con il podium shifter, avrete la possibilità, tramite un software veramente ben congegnato, di andare a scegliere la funzione che devono avere le frizioni, cioè se essere utilizzate con il bite point, quindi con un paddle con cui potete premere il 100% della frizione e un paddle in cui andrete a decidere il livello di segnale che dovrà avere quando rilascerete il secondo paddle. Questo per ottimizzare al massimo le partenze. Ma sempre tramite il loro software potrete anche decidere di dare funzioni separate ai due paddle shifter. Questo l'ho trovata una funzione molto utile perché anche per esempio con persone con disabilità che magari non possono utilizzare le gambe possono utilizzare i paddle della frizione come acceleratore e freno. Nel caso, come ho detto prima, decidiate di utilizzarli con il bite point, tramite il rotary di funzione lo metterete nella posizione 3 di calibrazione della frizione e andrete poi a decidere passo passo il livello di bite point delle vostre frizioni. Questo è molto utile poterlo fare direttamente in gioco in qualsiasi momento. Questo perché potreste decidere di volerlo regolare in maniera ancora più precisa. Vi ho già parlato dei paddle di Esport Sim, veramente ragazzi di altissimo livello, ma voglio spendere due parole anche per il podium shifter. Era la prima volta che lo utilizzavo e l'ho trovato veramente di qualità. È un'ottima scelta quella di Esport Sim di avvalersi di questo genere di gadget che Fanatec dà la possibilità di comprare separatamente perché è ben realizzato, tutto in alluminio, ha la doppia paletta per il cambio, anche in questo caso tutto insonorizzato, un tipo di movimento molto secco, molto piacevole. Anche nel caso di Fanatec la parte dei paddle sono in carbonio, sempre carbonio da 3 mm, tranne quello della frizione che è in alluminio. Veramente molto piacevole al tatto, è stata una bella scoperta, ma naturalmente scegliete voi la configurazione che più si adatta alle vostre esigenze. Cosa molto carina sempre del software è la possibilità di decidere come utilizzare gli encoder assoluti. Come vi ho detto, se avrete scelto la versione del software Pro, avrete la possibilità per singolo encoder di scegliere come farlo funzionare, se farlo funzionare destra-sinistra, quindi pulsante 1 e pulsante 2, oppure in modo assoluto, quindi 1, 2, 3, 12 posizioni per ogni singolo encoder. Questo naturalmente dipenderà dal tipo di simulatore che andrete a scegliere, se offre questo genere di possibilità. Per esempio Assetto Corsa non ha questo genere di possibilità, Competizione, Formula 1 hanno anche questo genere di possibilità qui. E quindi a mio avviso aumentano ancora di più quello che può essere il livello di immedesimazione perché il valore selezionato nell'encoder sarà quello che poi vi troverete in gioco. Andiamo adesso ad approfondire un pochino di più quella che è la parte hardware. La scheda utilizzata in questo volante è una scheda proprietaria progettata dai ragazzi di Esport Sim. Come funziona? Per la parte di segnale dei singoli encoder e pulsanti si affida a un cavo USB.
Per la parte invece di ricezione di telemetria da parte dei vari giochi utilizza un sistema wireless. Ecco perché per esempio ritorna utile il pennino nella fase iniziale in cui dovrete andare a configurare la vostra rete wireless all'interno di casa, che è d'obbligo per poter utilizzare il volante e poter utilizzare appieno la telemetria. Questo genere di scelta è stato fatto per poter utilizzare appunto il volante anche con le console, che permettono con i giochi tipo Formula 1 di avere una telemetria wireless. Naturalmente, per esempio, chi come me ha il PC non ha questo genere di problema, funziona sempre wireless, però per ricevere la telemetria ha bisogno di un software esterno, che può essere Z1, che è compatibile con tutti i giochi, con tutti i simulatori esistenti. Naturalmente anche questo software è acquistabile direttamente all'interno dello shop di Esport Sim, oppure hanno creato loro una piccola applicazione che si chiama Telemetry Gateway, che permette la configurazione della telemetria con assetto corsa competizione e iRacing, e probabilmente in futuro implementeranno anche altri giochi direttamente nella loro applicazione. Una volta quindi fatta tutta la configurazione e aperto il Telemetry Gateway o Z1, il volante sarà pronto con il PC a ricevere la telemetria da qualsiasi gioco. Per la visualizzazione delle telemetrie, come vi ho detto, ha questo bellissimo schermo da 5 pollici con già diverse dashboard al suo interno. Alcune già create, ma un po' più particolari da Esport Sim, sono acquistabili sul loro sito, ma sempre sul loro sito, molto carino, c'è un software design in cui potrete andare a creare la vostra dashboard in maniera molto semplice, perché ci sono tutte le funzioni, tutti i dati che voi vorrete attivare. Una volta scelti ve li sistemate all'interno della vostra dashboard, scegliete i colori, il font, ragazzi è personalizzabile ai massimi livelli, e scegliete voi la vostra dashboard. Una volta creata la invierete al volante e rimarrà direttamente salvata all'interno del volante stesso, e ne potete salvare, ragazzi, infinite. La cosa poi simpatica è che ci sono delle dashboard anche specifiche per Formula 1 che attivano delle funzionalità speciali all'interno del volante, sempre tramite questa ghiera centrale in cui potrete andare a dare delle funzioni più particolari a tutti i tasti. Ragazzi, servirebbe un'enciclopedia. Naturalmente all'interno della confezione c'è un foglio con un QR code sia in italiano che in inglese, in cui è tutto spiegato minuziosamente, tutte le funzioni, perché sono veramente tanti. Una volta che attivate totalmente tutte le funzioni del volante, ragazzi, siamo a oltre 100 funzioni. Personalmente vi dico la verità, non sono riuscito a sfruttarne ma neanche la metà. Rosso. Colpo. Ah. Verde, si passa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 punti. Au. Sicuramente è un volante molto indicato a qualsiasi appassionato di Formula 1, perché permette veramente di entrare nel mondo della Formula 1 totalmente, di immergervi in quel tipo di simulazione ai massimi livelli. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Penso comunque sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione. Io ragazzi sono stato veramente felice che Esport Sim abbia dato la possibilità al mio canale di poter recensire il loro volante di punta, innanzitutto perché è un'azienda italiana e poi perché veramente è un prodotto estremamente
curato nei minimi dettagli. È un volante da 30 cm che ha un'ergonomia di altissimo livello, ha veramente un numero di funzioni esagerato che permette l'immersione nella simulazione della guida di una Formula 1 ai massimi livelli. A livello qualitativo di design l'ho trovato veramente molto piacevole, l'ergonomia del volante mi ha lasciato piacevolmente stupito, soprattutto per quanto riguarda le impugnature. Per quanto riguarda la rigidezza torsionale del volante, è la prima volta che utilizzo un volante nella parte sotto aperta. Quando sono andato a fare dei piccoli movimenti laterali ho notato che nella parte più bassa dell'impugnatura un pochino tende a flettersi, motivo per cui sono un pochino meno rigidi rispetto ai modelli che hanno anche la congiunzione della parte sotto con l'interno del volante. Naturalmente è un tipo di movimento un po' particolare, quello che faccio nei test non è quello che succede quando guidate, in cui lo sfruttate in quest'altro modo qua, e devo dire infatti quindi che a livello di guida poi non è percettibile questo tipo di cosa, ma volevo comunque raccontarvelo. Naturalmente all'interno c'è carbonio rinforzato, quindi mi viene da dire che non si romperà mai, soprattutto poi perché, come ho detto, il tipo di movimento che fate durante la guida è questo e non questo. Spero meno per voi. Tornando al feedback dei vari tasti, soprattutto sui rotori, ragazzi, l'ho trovato veramente molto piacevole. Anche l'ergonomia e il posizionamento di questi sul volante, tutto molto semplice. Ne ho utilizzati in questo caso invece molti, proprio perché per il loro posizionamento risulta semplice poterli utilizzare con tantissimi software di simulazione. Se devo dirvi l'unico neo che ho riscontrato in questo progetto è stato solamente quando non ci giocavo, perché rimane tutto acceso e quindi per poter spegnere il volante dovete per forza staccare il connettore a baionetta. Naturalmente è un connettore molto veloce da poter collegare e scollegare. Sinceramente avrei preferito un pulsante fisico sul volante. In realtà gliel'ho chiesto, nei primi modelli avevano un pulsante fisico, sembra che la loro community abbia preferito toglierlo. Secondo me invece potrebbe essere utile. A me che capita di mettermi sul PC anche per l'editing video eccetera eccetera, mi dà un po' fastidio vederlo sempre acceso e quindi sono costretto tutte le volte a scollegare il cavo. Detto questo, ragazzi, a livello di utilizzo mi sono trovato davvero bene. Una volta superata la prima impasse di configurazione della parte wireless non ho avuto mai nessun tipo di sconnessione, il segnale è sempre pieno. In più devo dirvi che la chicca di questo software permette innanzitutto anche ai SportSim di aiutarvi, di seguirvi magari in momenti di assistenza ai massimi livelli, perché potranno anche connettersi tramite un vostro consenso al vostro volante e aiutarvi a configurarlo e aiutarvi a risolvere qualsiasi piccolo problema possiate avere con lui. È questa proprio la parte di cui vi parlavo prima di un prodotto a livello industriale. Hanno un tipo di assistenza sul loro prodotto veramente di altissimo livello, proprio perché hanno un contatto con il loro hardware che va veramente in profondità, ed è questo uno degli aspetti che mi ha colpito di loro e del loro prodotto. Naturalmente li ringrazio, ma ci sarà sempre modo anche in futuro di altre collaborazioni, ma ve ne parlerò più avanti. Arriviamo al prezzo. È un volante che ha un costo di partenza molto importante, ma parliamo anche di un volante che nei materiali offre veramente il meglio della tecnologia che può esserci oggi. Io tante volte, anche quando si parla di prezzo, metto anche in conto il tipo di pulsanti che vengono scelti, il tipo di encoder che vengono scelti, che sono quelli che poi fanno alzare il costo di tutto il progetto. In più che in questo caso, come vi ho detto, è curato sia sotto il punto di vista estetico del design, adesivi tutti montati che comunque occupano tempo a SportSim per potervi configurare il vostro prodotto. E poi ragazzi, un'altra chicchetta: quando lo ordinate vi arrivano tutti i messaggi di tutto il sistema di produzione e di come va avanti il vostro ordine. Un'altra piccola chicca che fa piacere quando si spendono determinate cifre. Comunque, a secondo della configurazione che andrete a scegliere, è un volante in cui si parte da oltre 1200 euro. Ma sono certo che una volta che avrete aperto la scatola non potrà che regalarvi un sorriso a 107 denti, perché è veramente veramente bello. Io spero che il video, che la recensione vi sia piaciuta. Fatevi sapere nei commenti cosa pensate di questo prodotto, se già lo conoscevate, se già l'avete adocchiato, ancora non avete visto niente in rete che ne parlassi in maniera più approfondita. Ringrazio i ragazzi di SportSim, ma ci sarà occasione di parlare di SportSim sicuramente anche più avanti. Vi ricordo sempre MDS Simparsa, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel mi piace alla mia pagina, è il miglior modo per supportarmi. Iscrivetevi se siete appassionati del mondo Direct Drive al mio gruppo Direct Drive Italia, e ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!